In molte mi chiedono: Domenico, come trattare un narcisista? Ecco, in questo video ti svelo il segreto. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così da non perdere i contenuti gratuiti che settimanalmente pubblicherò. Ora, detto questo, cerchiamo di inquadrare questo argomento con una doverosa premessa. Molto spesso si disegna il narcisista un po' come un mostro. In realtà un mostro non è semplicemente una persona molto fragile, una persona insicura che ha molti punti di debolezza e agisce di anticipo cercando di scacciare l'emotività dell'altra persona, cercando di, come dire, sopprimere a tratti anche l'emotività dell'altra persona e quindi facendola soffrire. Io oggi ti dirò proprio come trattare appunto un narcisista. Vediamolo subito. Il primo aspetto da considerare, come accennavo poco fa, è che il narcisista in realtà è una figura fragile e una figura insicura. Perché? Perché vive delle mappe passate, un vissuto che comunque porta ad avere questi atteggiamenti di insicurezza, questi atteggiamenti di fragilità che lui stesso, per sopprimere, cerca di riversare sotto forma di durezza, sotto forma di aggressività, sotto forma di, come dire, in un certo senso atteggiamenti un po' fuori dal comune, quindi il narcisista sparisce, riappare, ti tratta male, a volte fa l'indifferente. Ecco, questi atteggiamenti qua sono giustificati da un vissuto, ok? Dico giustificati sempre nel limite, chiaramente non si può andare oltre determinati limiti. È anche vero che, appunto, sulla base di ciò, il narcisista cerca di, come dicevo prima, sopprimere le emozioni dell'altra persona per cercare di rialzare un attimino quelle che sono le proprie insicurezze, le proprie fragilità. Questo va considerato sin da subito, altrimenti si commette l'errore che tante persone, tante donne commettono di appunto definire il narcisista come un mostro, come una figura dalla quale proteggersi, dalla quale gestire. Il titolo stesso, come trattare un narcisista. Sono tante persone che mi scrivono proprio questa specifica domanda: come tratto un narcisista? Il mio ex è un narcisista, come se fosse una figura mostruosa. Ecco, in realtà partiamo prima di tutto da questa consapevolezza. Primo punto. Il secondo importantissimo punto è che il narcisista in realtà si alimenta delle tue emozioni. Quindi più ti concedi emozionalmente e più il narcisista accresce il proprio ego. Quindi, ripeto, più ti concedi emozionalmente, più il narcisista aumenta il proprio ego, accresce il proprio ego. Quindi bisogna considerare che la figura del narcisista non nasce così, diventa così, ok, nel tempo, come dicevo prima, da un vissuto, che poi può essere anche una sofferenza nella propria famiglia, nella gioventù, bullismo o qualsiasi altra cosa, e poi nel tempo questa forma di narcisismo viene mantenuta proprio, stranamente, e non ci crederai, dalle tue emozioni, dal tuo concederti emozionalmente. In questo modo il narcisista sente di nuovo, come dire, sicurezza in se stesso e riprende a schiacciare l'altra parte. Ti sarà capitato che magari sparisci per un po', il narcisista torna, quindi lui torna, si fa sentire, tu magari ci speri ancora un po', poi ti concedi un po' emozionalmente e lui sparisce di nuovo e così via, una ruota continua. Perché se sei qua a guardare questo video è perché hai a che fare sempre e comunque con queste dinamiche. Quindi questo è il secondo punto che bisogna tenere in considerazione. Quindi, come trattare appunto il narcisista? Ecco, pensiamola così. Il narcisista è come un bambino che ha bisogno di sperimentare, è come un bambino che ha bisogno di essere educato,
che ha bisogno soprattutto di giocare lontano da noi, cioè giocare e sperimentare con i propri giochi. In questo caso la traduzione di quello che ti sto dicendo significa fallo giocare lontano da te, lontano dalle tue emozioni. Ha bisogno di sperimentare lontano da te, perché appena si avvicina alle tue emozioni è come un cellulare che appena attacchi il caricatore inizia a caricare. Quindi si carica, sparisce di nuovo, aumenta il proprio ego e così via. Quindi il narcisista ha bisogno di sperimentare, ha bisogno di giocare lontano da te un po' come un bambino affinché venga educato. Col tempo inizierà a capire, se soprattutto in un certo senso sarai brava, no? A mantenere questo principio di cui ti sto parlando, inizierà a cedere un po' e a cercare di rientrare in quella fase affettiva, quindi potrebbe riavvicinarsi sotto altro aspetto, sotto altra ottica. Quindi in realtà, in definitiva, il narcisista va educato, è una persona fragile che va educata, tutto qua, non è un mostro, è solo una persona fragile. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto, e scusa il gioco di parole. In descrizione, se ti va di essere aiutata, troverai tutti i miei riferimenti per contattarmi. Inoltre, se ti fa piacere, lascia un like se ti è piaciuto questo video e un commento per farmi capire soprattutto qual è il tuo punto di vista, come la pensi, qual è la tua storia, così riuscirò a capire se realmente posso aiutarti. Detto ciò, ti ringrazio ancora una volta e alla prossima. Ciao!